Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere il proseguo del video della settimana scorsa, ovvero come impostare al meglio il vostro attacco, quindi in base agli stili di gioco dei giocatori, della squadra, perché chiaramente ragazzi possono cambiare alcune piccole cose, anche se poi diciamo secondo noi ci sono delle regole generali da seguire, perché ovviamente il calcio poi alla fine funziona sempre un po' allo stesso modo. Però dopo quindi il video della difesa e del centrocampo, di cui abbiamo appunto già parlato, e vi invito, se ve lo siete persi, mi raccomando, ad andarlo a recuperare fra i video passati, ma comunque provvederò anche a metterlo nelle descrizioni, comunque nei video abbinati a questo video. Andiamo subito ragazzi a vedere invece quello per l'attacco. L'attacco ragazzi funziona un po' come per la difesa, anche se con qualche piccola differenza. Io analizzerò chiaramente per quanto riguarda l'attacco solo attaccanti ovviamente e seconde punte. I trequartisti come anche i CLD, CLS abbiamo già visti nel video precedente, anche se poi ovviamente loro sono giocatori che andranno a dare supporto a quello che è l'attacco. Magari faremo soltanto un leggero piccolo accenno, però la cosa importante oggi sono chiaramente gli attaccanti. Secondo me partiamo dal principio ragazzi, l'attacco migliore che si possa utilizzare, appunto parlando di tattica, parlando di schemi, no? Un po' come anche funziona nelle squadre reali, poi fondamentalmente nel calcio, è quello in cui comunque c'è un attaccante che va e uno che viene. Un po' come per la difesa, no? Dove c'è il difensore che esce e l'altro che copre. Un po' come ragazzi per i terzini, c'è uno che sale e l'altro che rimane invece a dare copertura comunque alla difesa. E all'attacco fondamentalmente funziona sempre un po' della stessa maniera. Poi ovviamente noi dobbiamo capire come ci troviamo meglio, con che tipologia di giocatori ci troviamo meglio. Diciamo che non è una regola fissa questa, diciamo che sono delle regole generali, però poi ovviamente, come dico sempre, ognuno di noi deve trovare quello che è il proprio metodo, il proprio stile di gioco. Io oggi e come gli piace giocare soprattutto, io oggi ho messo appunto proprio un attacco tipico, ok, di tutte le squadre, in cui abbiamo un Neymar, ma ce ne sono tanti insomma interessanti, come attaccante di rientro, e l'altro invece è un opportunista, quindi un giocatore che viene e uno che va. Questo cambia in base agli stili di gioco? Ni. Gli stili di gioco di squadra intendo, gli individuali ovviamente cambierebbe, ma per quanto riguarda gli stili di gioco ecco, di squadra, nella quale appunto poi tutti no, siamo un po' combattuti, come gioco col contropiede, col contrattacco. E intanto partiamo dalla premessa ragazzi, quello dobbiamo capirlo sulla nostra pelle, come ci piace giocare di più, cioè ci piace, siamo più dei contropiedisti, dei contrattacchisti, no? Che ci piace quindi fare un determinato gioco per poi cercare l'imbucata, oppure magari invece ci piace più ragionare, fraseggiare, parlo di un possesso palla ad esempio, ci piace quindi più che magari l'attaccante ecco, venga incontro proprio per ricevere palla perché vogliamo duettare, per poi magari liberare lo spazio, ipotesi a un Kenan Yildiz che si inserisce quindi da dietro sulla fascia e che ci butta poi in mezzo un bel traversone, addirittura va alla conclusione in porta. Questo ragazzi diciamo che appunto non c'è una regola fissa su come è meglio fare, su come è meglio impostare, semplicemente sta a noi capire che cosa sia meglio per noi fare. Ma come lo capiamo ragazzi? Provando, riprovando, alternando giocatori, alternando moduli, cambiando le cose. E un'altra piccola grande cosa che vi dico, una volta che avete trovato il vostro ragazzi non cambiatelo più, anche se inizialmente perdete. Però se vedete che la squadra gira, la squadra gioca bene, voi vi trovate bene, anche se all'inizio magari perdete qualche partita, non è un problema ragazzi, pazienza, sono tutti punti poi in più però guadagnati, perché poi voi quella squadra la farete vostra, inizierete a vincere le partite e ovviamente vi toglierà tante soddisfazioni. Poi capitano sempre ragazzi momenti nella quale purtroppo perdiamo, possiamo avere i migliori attaccanti del mondo, possiamo avere Mbappé, Ronaldo, Eto'o, Messi e chi più volete più ne mettete, Maradona e via dicendo, ma poi ragazzi prima o poi arriva il momento in cui il gioco un po' si bugga e quindi iniziamo a perdere a dirotto tutte le partite. Tornando però ecco all'attacco, questo era un piccolo focus che ci tenevo a fare proprio perché tanto poi so già che qualcuno di voi mi chiederà ma col contrattacco, col possesso palla, diamo delle linee generali intanto, no? Io
l'attacco, uno dei miei attacchi preferiti appunto è proprio questo, un opportunista e un attaccante di rientro. Mettere due opportunisti sì, ci può stare, però ovviamente dipende un poco anche come stiamo giocando, sia come modulo che come stile di gioco di squadra. Ripeto, non c'è una regola fissa. Il trequartista, adesso tiro in ballo lui, anche se rientra un po' nei centrocampisti, ma il trequartista è importantissimo nel supporto all'attacco. Perché? Perché chiaramente possiamo scegliere che tipologia di attaccanti avere e allo stesso tempo se avere quindi più un supporto da dietro, come in questo caso, quindi no, che ad esempio Neymar viene a fraseggiare con Snyder, che è un regista creativo, e vi rimando al video, mi raccomando, degli stili di gioco individuali, perché dobbiamo conoscerli. Ovviamente per fare tutti questi discorsi dobbiamo prima di tutto conoscere gli stili di gioco, perché altrimenti stiamo parlando di aria fritta o comunque di cose che uno dice ma che è sto regista creativo, che è questo opportunista oltre le linee. Cioè dobbiamo conoscere, ragazzi, ovviamente di che cosa stiamo parlando, quindi che tipologia di movimenti fa. Poi che non sia una regola fissa, ok, però dobbiamo conoscere ovviamente gli stili di gioco. E quindi dicevo, il trequartista, ad esempio, possiamo scegliere che tipologia di trequartista avere. Io in questo caso ho scelto proprio il fraseggio, con anche il collegamento con Kenan Illich, come possiamo vedere quella linea verde in campo, proprio perché in questa maniera voglio che ci sia un attacco che venga supportato dalle retrovie, magari liberando poi lo spazio per Illich. Un'altra soluzione però potrebbe essere anche quella di mettere magari un giocatore chiave. Che cosa farà il giocatore chiave? Lo dico soprattutto per i più inesperti del gioco. Il giocatore chiave andrà a buttarsi ogni qualvolta troverà uno spazio all'interno praticamente dell'attacco, quindi fra Neymar e Mbappé. Potrebbe essere molto interessante. Io le ho testate tutte, ragazzi, credetemi, anche perché devo spesso cambiare modulo, devo spesso andare a trovare qualche soluzione nuova, innovativa o comunque divertente per voi, quindi le provo sempre tutte. Provo un giorno uno, poi domani metto l'altro, poi finché alla fine non trovo la soluzione secondo me migliore, almeno per come gioco io ovviamente. Quindi dicevo, io in questo caso ho scelto così. Ma ci sono anche altri attaccanti, ragazzi, interessanti, altri stili di gioco di attaccanti che sono comunque interessanti. Parliamo ad esempio dei senza palla. Adesso qui non mi ricordo, sì, l'ho portato appunto in panchina. Questo Bebetto ad esempio senza palla, ma ce ne sono diversi interessanti, non tantissimi a dire il vero, però qualcuno interessante c'è, come il Raul che si vince attualmente nei giri dopo che completiamo un tot di obiettivi. E sono giocatori, ragazzi, che possono essere un asso nella manica. Qui va appunto anche bisogna andare appunto anche a capire quando lo stile di gioco è attivo, quando lo stile di gioco, diciamo, non si spegne come alcuni dicono, ma semplicemente magari messo in un'altra posizione funziona un po' diversamente. Ecco, io tendo a dire così, perché comunque il giocatore non si dimentica di che posizione è e come si gioca, semplicemente ovviamente messo in un'altra posizione, che è ad esempio quella verde più scuro nel campo, farà dei movimenti che sono sì similari a quelli che farebbe in attacco, ma non magari completamente non completamente di ruolo. Quindi dicevo, con un contropiede veloce qual è il miglior attacco? Ragazzi, con un contrattacco qual è? Intanto dobbiamo scegliere se è a 2 o a 3 questo attacco, o addirittura anche da solo, perché attenzione ragazzi, ci sono dei moduli, come vi faccio vedere qui, che sono dei moduli interessantissimi. Cioè questo modulo, ragazzi, io, per chi mi segue lo sa, l'ho portato le settimane scorse, è un modulo, ragazzi, dove pur essendo in un attacco hai tantissimo supporto, ragazzi, dalle fasce e dal trequartista. Bisogna semplicemente andare a capire quali possono essere gli stili di gioco. Ad esempio, in un modulo del genere, parlando adesso di questo, visto che l'abbiamo tirato in causa, ci metterei un regista creativo come trequartista o eventualmente un giocatore chiave, però a quel punto cambierei magari i due esterni. E se mettessi, ripeto, un regista creativo come trequartista, metterei due giocatori un po' di spinta sulle fasce, quindi due giocatori chiave, due ale prolifiche. Proprio perché voglio appunto che ci sia un punto di riferimento subito dopo l'attaccante, no? Che stia lì a centrocampo e che mi smisti bene i palloni sulle fasce per poi magari andarci ad accentrare. Anche un taglio al centro potrebbe essere interessante, ma torniamo comunque al nostro modulo.
La cosa essenziale quindi, come detto, è capire gioco a 1, gioco a 2, gioco a 3. Diciamo che cambia soprattutto dal punto di vista comunque che dobbiamo capire che tipo di movimenti fanno coloro che mettiamo. Cioè, se io metto un opportunista da solo, supponiamo che abbia l'attacco da solo, che poi l'attacco da solo per certi aspetti è simile anche a quella a 3, soprattutto nella quale abbiamo due esterni larghi. Però se io mettessi ad esempio un opportunista da solo, dovrei capire che o Snyder, ad esempio, quindi trequartista, regista creativo, va bene, e l'opportunista che cosa farà, ad esempio? Si andrà a buttare sempre negli spazi che trova fra la difesa avversaria, no? Lo dice la parola stessa, opportunista, quindi cerca le opportunità all'interno della difesa avversaria. E se gioco con un attacco a 2, ok, potrebbe essere interessante invece il discorso che facevo io, quindi un attaccante di rientro che rientra e viene a fraseggiare con Snyder, Yildiz e Pirlo, e l'altro invece che magari va a buttarsi in profondità, quindi il fraseggio e poi tac l'imbucata magari per l'inserimento di Mbappé. Potrebbe essere interessante. Con un attacco a 3, invece ad esempio nella quale abbiamo due esterni, non sto tra parentesi considerando attacchi a 8, 10, 5, perché a volte si vedono in giro dei moduli, no? Che sono un po' strani. Però dicevo, quindi con un attacco a 3, no? Nella quale comunque abbiamo una punta e poi due esterni, lì ragazzi possiamo considerare diverse cose. Possiamo considerare di avere intanto come stile di gioco magari un vie laterali, e potrebbe essere interessante soprattutto se l'attaccante primario, quindi la nostra punta, è ad esempio un Koller, ecco, un Haaland, nella quale comunque andiamo molto a crossare, quindi sfruttare le sue potenzialità di testa. Un attacco a 3 diciamo che potrebbe essere un po' come l'attacco a 1, quindi vogliamo che ci sia un fraseggio quindi più costante, magari lasciando ad esempio solo Neymar prima punta, che ripeto è un attaccante di rientro, per liberare poi gli spazi sulle fasce. Oppure diciamo no, io voglio un attaccante che stia sempre lì, che ogni volta che ad esempio giocando col contropiede, col contrattacco, che dico ok ragazzi, io ho la palla col trequartista, voglio l'attaccante che proprio mi faccia il movimento di inserirsi, proprio perché lì gli do il suo filtrante e magari lo mando in porta. Sono linee di pensiero fondamentalmente, cioè non c'è il giusto e lo sbagliato, perché entrambi i ragionamenti sono giusti, entrambi sono coerenti. L'unica cosa sta nel capire come noi ci troviamo meglio, perché poi quello fondamentalmente muove le carte nel nostro modulo e nel nostro gioco. Cioè io mi trovo meglio se l'attaccante viene incontro e fraseggia, quindi che mi libera magari lo spazio sulla fascia, ad esempio faccio l'ipotesi con il famoso 4-3-3, che è uno dei moduli più utilizzati in assoluto, poi visto in 1000 salse, visto in 1000 maniere, però comunque è uno dei moduli di base più utilizzati in assoluto, e tra l'altro uno dei miei preferiti, se non forse anche il mio preferito, proprio perché è un modulo con la quale ti puoi togliere tante soddisfazioni, ha tanta copertura in difesa, a centrocampo, e in attacco comunque si è sempre in 3. Quindi dicevo, si possono valutare diverse cose. In questo caso, proprio così come schierato, avremo praticamente un fraseggio da parte dell'attaccante nei confronti quindi dei centrocampisti, per poi liberare spazio sulle fasce. Ma si può fare anche un altro discorso, si può fare anche un discorso che metto ad esempio un falso 9 o metto una punta proprio, cioè ad esempio un fulcro di gioco, ok? Quindi ad esempio prendo un Haaland, adesso qualora ci fosse un Haaland fulcro di gioco, per farvi capire semplicemente, e lo lascio lì davanti, gli do il contropiede, gli do l'ancoraggio, voglio che proprio lui stia lì davanti per far che cosa fondamentalmente? Per farmi salire la squadra, per darmi l'appoggio magari a un Pirlo, o adesso dice un Yildiz ma fuori ruolo, ma supponiamo a un Xavi, a un Iniesta, a un Xabi Alonso, a un Pedro, un Modric, a un po' chi vogliamo noi, per poi liberarmi quindi lo spazio su Mbappé e Snyder. Ok? Quindi come già detto non c'è una vera e propria regola fissa, diciamo che ecco, parlando di stili di gioco, in base a come si muove la squadra, io un po', stili di gioco di squadra parliamo, io un po' andrò a scegliere magari chi mettere.
Faccio l'esempio: se io giocassi con un possesso palla, è ovvio che ragazzi mi servirebbe molto di più un attaccante di rientro o anche un classico numero 10. Perché? Perché sono giocatori ragazzi che mi daranno sempre l'opportunità di poter fraseggiare. Con un possesso palla metterci ad esempio 2 opportunisti o 3 opportunisti in attacco, capite bene che sì, ok, saranno un po' condizionati dallo stile di gioco, quindi comunque verranno incontro anche loro a ricevere palla, ma avranno sempre comunque l'intento di andarsi a buttare quando c'è la possibilità. E col possesso palla, avendo tutti vicini, non è sempre così conveniente. Poi ovviamente, se noi ci troviamo bene a mettere 3 opportunisti e giochiamo di possesso, tanto di cappello, io non sono mica contrario, però analizzando quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, no? Gli stili di gioco squadre, stili di gioco individuali, quindi alla lettera, presi alla lettera così come da gioco, vi consiglierei magari più un attaccante o comunque degli attaccanti più simili a quelli che ho appena citato, quindi attaccante di rientro, classico numero 10. Se giocassi con un contropiede ragazzi sarebbe tutta un'altra musica, perché il contropiede già di suo, lo dice la parola stessa, tende a spingere in avanti, a giocare di contropiede, quindi non posso lasciarmi dei giocatori che mi vengono troppo incontro e basta, perché svanirebbe ragazzi l'effetto, lo dice la parola stessa, dell'effetto appunto contropiede, no? Del lanciarsi in avanti. Se gioco su di passaggio lungo ragazzi, sì, mi potrebbe essere utile mettere un attacco così, ad esempio, dove c'è uno che viene e uno che va, ma non mettere tutti e due che vengono, perché altrimenti ragazzi davanti non avrei più nessuno. Cioè metto un Neymar che mi viene incontro, poi metto magari un Messi a fianco che mi viene incontro, capite bene ragazzi che diventa poi difficile andare a sfruttare appunto il passaggio lungo. Col contrattacco bisogna capire appunto lo stesso che tipologia di movimenti fa il contrattacco, cioè in fase d'attacco il contrattacco comunque anche lì i giocatori tenderanno a spingersi in avanti. Il contrattacco è un po', ecco, come la definisco io sempre, la via di mezzo fra il possesso e il contropiede, perché ha la difesa che rimane un pochino più bassa, ok? Però allo stesso tempo si butta in avanti per cercare appunto l'imbucata e l'inserimento dell'attaccante. Quindi fondamentalmente cosa bisogna fare in questi casi? Potrebbe essere interessante sempre un attacco di questa maniera, ma io infatti ragazzi non a caso, adesso ve lo dico, non a caso ho scelto proprio Neymar e Mbappé, ma comunque in generale non ho scelto a caso un attaccante di rientro e un opportunista. Perché? Perché come anche nella difesa, in cui abbiamo già parlato nei discorsi video, anche qui ci vuole sempre un po' di equilibrio per fare un modulo corretto, un modulo completo, ci vuole sempre un po' di equilibrio e quindi di conseguenza uno che mi viene incontro e uno che invece mi va in avanti. Quindi fondamentalmente voi adesso vi chiederete, ok, ma alla fine della fiera qual è la decisione finale? E io ragazzi però ve la dico tra pochissimo, subito dopo avervi ricordato che sono sempre aperti gli abbonamenti al canale, quindi mi raccomando, per chi fosse interessato al costo di 1-2 euro può abbonarsi al canale ovviamente e supportarmi, io ne sarei molto molto grato. Ci sono sempre, avete visto qui nella descrizione del video, anche i link per l'affiliazione di Amazon e di Gamivo, sono 2 piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente veramente ribassati. Non costa niente, è semplicemente un modo di accedere, ecco, a queste 2 piattaforme, con la quale tra l'altro mi potreste supportare e io veramente anche lì ne sarei molto molto grato. Quindi detto ciò ragazzi, arriviamo finalmente al punto, al nocciolo del discorso. Vi dico qual è il modo di impostare al meglio un attacco. Ragazzi, non c'è, semplicissimo, non c'è un modo di impostare correttamente un attacco. Diciamo l'unica cosa, che dipende molto da che modulo usiamo, perché io delle volte utilizzo il regista creativo come seconda punta, delle altre volte invece utilizzo il senza palla, delle altre volte utilizzo l'opportunista, delle altre volte metto un attaccante di rientro. Non c'è ragazzi un vero e proprio vocabolario per capire, ecco, come si può strutturare correttamente l'attacco. Semplicemente sta a noi capire come ci troviamo meglio, è semplice.
che poi abbiamo il contropiede, che abbiamo il contrattacco, che abbiamo il possesso palla o tutti gli altri stili di gioco possibili, immaginabili, semplicemente sta a noi capire. Come si fa per capire? Testando, andando in campo ragazzi e provando ovviamente a mettere diversi giocatori. Una partita la gioco in un modo, poi vado nell'altro, poi vado con l'altro giocatore ancora. Alla fine ragazzi troverò una quadra, magari mi trovo meglio, per dire, anziché giocare con il CLS giocherò con la seconda punta qui, o addirittura con l'esterno, magari invece mi trovo meglio, ripeto, con il CLS semplicemente. Ragazzi, ripeto, non c'è un modulo corretto, gli altri sono sbagliati, non c'è un modulo meta con la quale giocando in quella maniera si segna sempre, dipende ragazzi da tantissimi fattori. Noi a volte tendiamo a copiare un po' i moduli, no? A dire ma Tizio in attacco aveva l'opportunista con il classico numero 10 piuttosto che l'opportunista con l'attaccante di rientro un po' come ho io. Lui magari gioca bene così, lo provo io, non riesco a fare un tiro in porta, eppure magari quello era un modulo, no, del 20° in classifica mondiale. Dici cacchio, ma questo ci fa i campionati del mondo con questi giocatori, con questa tipologia di giocatori ci vince tutto, e io invece non riesco nemmeno ad andare appunto a fare un tiro in porta, a fare un gol. Ragazzi, è vero, ma appunto non è una regola fissa. Magari noi ci troviamo molto meglio con lo stesso modulo ma con due opportunisti, e non c'è nulla di sbagliato. Perché? Perché come vi dico sempre appunto, il modulo meta fondamentalmente è quello che va meglio per noi. Poi sì, che ci possa essere come per la difesa una coppia, chiamiamola così, come sviluppo e incontrista, dove potrebbe essere buggata, così definita buggata, potrebbe essere interessante provarla. Però poi, come dico sempre, se noi troviamo una coppia non buggata, ok, ma con la quale comunque ci troviamo meglio, che riusciamo a far gol, a divertirci, a segnare, ad andare in profondità, ad andare a palleggiare quando abbiamo voglia di palleggiare, ragazzi, abbiamo fatto bingo, perché abbiamo trovato veramente il nostro sistema di gioco, il nostro modulo. In quel caso vi dico di non cambiarlo. Provate ragazzi, ripeto, allenatevi, cercate di capire al meglio gli stili di gioco che ho già spiegato in video passati, gli stili di gioco giocatori, gli stili di gioco squadre, perché sono proprio quelli che vanno a influenzare un po' il tutto. Perché magari io utilizzo un modulo col contropiede e funziona, lo uso col possesso e non funziona più, soprattutto per moduli particolari. Finché utilizzassi solo il 4-4-2 o il 4-3-3 andrebbe bene sempre tutto, ma se utilizzo magari un modulo un po' più particolare, come potrebbe essere anche questo fondamentalmente, dobbiamo andare a capire tutte queste piccole dinamiche che succedono durante le partite, che poi il 20° al mondo, come detto prima, al 30° al mondo lo fanno vincere, e invece a noi magari ci fanno penare e non ci fanno nemmeno divertire. Quindi sicuramente qualcosa da vedere, da cercare di capire c'è sempre. Mi raccomando, io appunto questi video li faccio per cercare di crescere insieme appunto a tutti voi e migliorarci, quindi di conseguenza tutti insieme, ovviamente sempre divertendoci. Fatemi sapere ragazzi nei commenti, mi raccomando, che ne pensate. Al prossimo video, io vi saluto a tutti dal vostro Luca Taran. Ciao!